Ciao, buongiorno a tutte e buona domenica. Mi sto preparando per una diretta, spero che vi faccia piacere. Continueremo il lavoro che avevo cominciato ieri e spero che ci sia qualcuno. Al momento non vedo nessuno, però volevo annunciarvi che tra un 10 minuti, un quarto d'ora, ho guardato le cannucce, sembrano a posto e pronte per essere lavorate, quindi tra poco io incomincio. Spero che vogliate stare con me. Comunque, diversamente, il video rimarrà disponibile sul gruppo. Mi pare ci sia qualcuno. C'è Laura, ciao Laura, che sta guardando il video. Ci sono due persone, però al momento vedo solo Laura. Ciao, buona domenica. Volevo aspettare che ci fosse qualcuno prima di incominciare. Comunque adesso vedo che stanno aumentando già le persone, 3 persone, insomma. Ragazze, se volete, tra un 10-15 minuti parto con il video e proseguiamo il lavoro, quello che avevo cominciato ieri, che ho deciso nella notte, perché la notte porta consiglio, ho deciso di, ciao Assunta, ho deciso di fare una scatola col coperchio, quindi proseguiremo il cerchio, ci alzeremo coi montanti, un po' di sorpresine. Ci vediamo dopo. Ciao Laura, buona domenica anche a te. 10 minuti e arrivo. Ciao, ci siete? Adesso lascio un po' il telefono così in diretta, vedere se arriva qualcuno. Ciao Lina. Ciao Pam. Ah però, ciao Simona, ma siete in tantissime. Bene, io comincio, poi vediamo insomma. Allora, avevate visto ieri una serie di video che avevo fatto in cui praticamente avevamo cominciato questo lavoro, questa base, e oggi praticamente vado a proseguire. Ciao Natalina. Va bene Rita, non c'è problema, il video rimane, se non puoi seguire. Chi non può seguire non si preoccupi perché il video rimane. Allora, pensavo di fare una scatola tipo questa e vediamo un po', ecco, una scatola tipo così con questa base che ho cominciato. Quindi io praticamente adesso oggi andrò a continuare ad intrecciare. Qui ho le mie belle cannucce. Allora, avevo lasciato ieri in sospeso questi qua. Vediamo se riesco a inserire bene le cannucce qui. Allora, vediamo se anche riesco un po' a spostarmi. Ok. Allora, oggi praticamente andrò avanti, proseguirò. Adesso questa parte qua è un po' dura perché erano rimaste bloccate da ieri questi poncini, quindi vanno un po' lavorati bene. Ok, bene, adesso possiamo andare avanti tranquillamente. Allora, sto facendo semplicemente, spostiamo un po' di roba, l'intreccio a 2 tessitori, per chi non avesse visto i video di ieri. Queste cannucce sono state realizzate con la carta di giornale, la striscia di 8 centimetri, arrotolata su un ferro da 1 millimetro. Poi le cannucce le ho colorate prima con una miscela di acrilici mordente, acqua e impregnante per legno. Sebbene avete visto io uso una vernice, ma l'ideale è comunque l'impregnante, come dico sempre. E poi dopo che ho colorato le cannucce con una miscela, comunque trovate il video qua nel gruppo, colorato
queste cannucce con una miscela piuttosto densa, anche un po' piuttosto appiccicosa, perché avevano un po' di segni, le cannucce non erano proprio perfettamente bianche, nonostante le avevo realizzate con il burdo, e quindi volevo una copertura piuttosto importante che non facesse vedere nulla. E quindi ho praticamente colorato queste cannucce con questa miscela, poi ho aspettato che si asciugassero un pochino, erano umide quando le ho tornate a prendere in mano e trattate con una miscela realizzata con il mordente per legno color noce scuro, mi pare, acqua e di nuovo vernice barra impregnante, così le ho rese ulteriormente elastiche. Anche di questo avevo fatto il video, lo trovate sempre qua nel gruppo. Poi tutta la procedura per arrivare fino a dove sono adesso l'ho tutta registrata online ieri e tutti i video restano a vostra disposizione. Una volta finito il lavoro magari potrò anche fare un'unione di tutti i video, così che resti poi a disposizione per chi vuole fare insieme questa ipotetica scatola. Adesso è solo ipotetica, poi vediamo cosa succede nel frattempo. Per arrivare a fare la scatola dovrò allargarmi ancora di diversi centimetri di diametro. Ho già trovato un tutore che è appunto questa scatola di biscotti che avevo fatto vedere prima. Dopo vediamo insieme che misura ha. Sono partita a lavorare con 4 montanti iniziali e mano a mano li ho aggiunti. Il motivo per cui taglio questi bordi delle cannucce è perché mi piace averli un pochettino più regolari, sono un po' sfrangiatini. Allora, approfittando che sono arrivata qua, voglio vedere insieme a voi la dimensione di questa scatola e siamo sui 19 centimetri, quindi abbiamo ancora da lavorare, direi 3-4 giri tranquillamente per poter arrivare alla corretta dimensione prima di alzare i montanti.
ogni tanto vengo a vedere se qualcuno mi scrive qualcosa. Non so se questa qua avrà voglia di starci, vediamo. Mm. Questo spillo è il punto di partenza. Ho detto che farò una scatola con il coperchio, ma tra l'altro spero che mi bastino le cannucce che ho realizzato. Ne ho fatte circa 400, 500, adesso non le ho contate esattamente, sicuramente 400. Questo è sottilissimo. Ci sono alcune volte che ho dei giornali, trovo dei giornali che hanno degli inserti in cui la carta è veramente molto sottile rispetto a quella delle pagine, diciamo, normali, per cui nella mischia mi trovo delle cannucce che sono veramente proprio sottili, sottili, sottili. Mi scoccio a buttarle via, quindi le uso, ma a volte si fanno anche fatica di inserire, a dire la verità. Stai bene? Vedete
com'è carino il lavoro, quanto le giunture rimangono tutte sotto, non vedete assolutamente nulla. Naturalmente le giunture le troverete in questa parte, che finirà poi per diventare l'interno eventualmente del nostro lavoro, perché poi andremo a capovolgerlo nel momento in cui andremo ad alzare i montanti. Devo assolutamente trovare un modo per allontanare questo supporto per il telefono che tutte le volte ci prendo contro, è scomodissimo. Quando monto la cannuccia, che è ancora lunga all'inizio, ci prendo sempre contro. Sto cercando di sistemare il più possibile i montanti, perché mi sembra che ce n'è qualcuno che è un pelino più vicino e qualcuno un pelino più distante, quindi sto cercando di rendere la cosa il più omogenea possibile, perché poi quando li vado ad alzare non stanno affatto bene così. Allora, questo torniamo indietro. Ok.
Poi adesso anche devo valutare questa lunghezza dei montanti. Secondo me io faccio un altro giro e poi proviamo un po' a vedere con la base, perché poi rischio che mi trovo a dover allungare i montanti nel punto in cui li devo alzare, che non vorrei. Finisco il giro, poi verifico. Allora, nel punto in cui io adesso sto mettendo la cannuccia, ho la luce da quella parte, mi faccio ombra e molto spesso non riesco a vedere, già che sono ciecata. Ok, siamo arrivati al punto di partenza, per cui io vado a verificare adesso con la mia scatola e direi che ci siamo. Allora, vedete? Spero si riesca a vedere. In realtà è un po' difficile riuscire a vedere la posizione della scatola, però praticamente è proprio a filo che se io tirassi sui montanti sarebbero perfetti. Quindi adesso mi fermo un attimo che vengo a vedere se avete fatto qualche domanda, eccetera. E poi alziamo insieme i montanti. C'è Carmela, buongiorno, abbiamo l'Irene, buongiorno, ci siete un po'. Niente, sistemo un po' le cose e poi ci rivediamo tra un attimo. A dopo.